Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come sta andando questo lavoro di consapevolezza, di apertura, di libertà e di vera conoscenza? Io lo so che sta andando benissimo, ho letto alcune mail straordinarie e io vi voglio veramente ringraziare ragazze mie e ragazzi. Le vostre mail di adempimento, di successo, di realizzazione personale mi danno un'energia incredibile per continuare, continuare, continuare fino alla fine questo lavoro a sostegno del vostro risveglio. Ci sono delle mail che non leggo per, nemmeno chiedo di leggere per delicatezza, pubblicamente dico. Sono molto intime, mail che parlo di mail proprio profondissime. Quando mi scrivete quelle cose di grande maestria, io mi commuovo costantemente, mi commuovo costantemente. Il sapere che con i miei video, con i podcast, sono vicina in dei momenti particolarissimi, in dei momenti profondissimi. Diversi di voi mi hanno scritto anche mentre facevano la chemio, mentre è come se vi fosse arrivata delle illuminazioni una dietro l'altra e avete ripreso la forza e il coraggio di combattere contro il luogo comune. E sono veramente sbalordita e piena di grazia, piena di grazia. Perché vi arrivano, perché vi arriva l'energia che metto nei podcast e nei video? Perché io come voi ho attraversato tutte le sfide del luogo comune, continuo ad attraversarle con più consapevolezza magari. E fin quando siamo incarnati è tutto un grande viaggio, siamo tutti in viaggio. Magari ho fatto delle esperienze di consapevolezza prima di voi e, e quindi quello che vi dico e quello che vi passo è l'energia vibrazionale che ci abbraccia, vi sostiene e vi abbraccia nel percorso e si chiama empatia. Si chiama empatia. E la mia professoressa di anatomia, che è anche psicologia degli archetipi, la professoressa La Rocca, relatrice anche della mia tesi, mi diceva sempre che un buon medico non deve mai aver guarito del tutto la sua ferita per essere in empatia col paziente. E quindi il senso qual è? Non potrei arrivarvi se non avessi attraversato il tunnel di tante dinamiche. E io parlo della mia esperienza in tutto quello che vi dicono, e non sono le mie parole, come ve l'ho detto già un'altra volta, che vi arrivano. Arriva l'energia, la frequenza. Potrei anche fare un video muto. Magari un giorno lo facciamo, video muto. Muto un'ora così. Non mettiamo limiti alla mia creatività perché sapete, il punto in bianco mi arriva qualche cosa. E, e quindi grazie, 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 veramente grazie. A volte mi lasciate veramente senza parole e questo mi dà la forza di continuare, continuare. E vi ricordate quando vi ho detto, se avete una buona ragione per morire, allora avete una grande ragione per vivere. Abbiate grandi obiettivi. Vi ho detto un'altra volta che io ho un obiettivo enorme, enorme, che compio quotidianamente. Il mio obiettivo enorme è quello che compio quotidianamente. Nella mia idea, nella mia immagine, che come diceva Platone, tutte le idee vengono dalla parola eidola, che sono dei, forze. Ecco, la mia eidola, la mia idea, che il mio obiettivo, che il mio daimon, il mio spirito guida, lo sposo celeste, è enorme. E tutti i giorni io compio i passi per quell'obiettivo. E non importa se realizzerò quell'obiettivo che vede la mia mente in questa incarnazione o nella prossima,
perché io lo realizzo tutti i giorni. Facendo questo, avendo il vostro sostegno e la vostra forza di adempimento alle vostre sfide. E quindi abbiate dei grandissimi obiettivi, grandissimi, enormi, perché è l'obiettivo enorme che ti dà quell'energia per portare avanti la forza, il coraggio e l'entusiasmo del perseguire quotidianamente il tuo destino. Avere grandi obiettivi enormi, significa far funzionare l'unica energia di creazione che esiste, che si chiama Kundalini. La Kundalini è energia erotica, perché è creativa, di carattere sessuale, ma non intesa come i più conoscono e hanno manipolato, diciamo, l'informazione, non intesa a livello di genitalità, perché Kundalini muove tutti i chakra ed è quell'energia che crea. E quindi quando la Kundalini viene assopita o ostruita dal luogo comune, dalle credenze limitanti, è molto pericoloso, perché genera la depravazione dell'energia, sfocia in qualcos'altro, nella violenza, scatena fenomeni psicosomatici importanti, anche forme di malattia importanti. E noi qua ci istruiamo a coccolare questa Kundalini, a risvegliarla, a tenere fede alla legge spirituale che ci permette di creare. Ecco, i grandi obiettivi mantengono viva la Kundalini, che è l'energia creativa, e non ti fanno scoraggiare nemmeno un secondo durante le centinaia di migliaia di cadute, perché sai che le cadute sono il karma, no? Sono la palestra che ti avvicina all'obiettivo. E quindi il punto è sempre considerare che non siamo soggetti distinti e separati dagli altri o dalle cose, ma siamo una coralità di spiriti. Siamo lo spirito del genio, la bambina interiore, il bambino interiore, la sciamana, lo sciamano, il mago, lo spirito animale. Siamo i nostri avi, siamo i nostri antenati. E appellarsi anche agli antenati, poi ne parleremo in un podcast, io l'ho imparato dallo yoga sciamanico. Appellarsi agli antenati è una grandissima forma di autopotenziamento. Appellarsi alla linea di sangue a livello di albero genealogico è un grandissimo potenziamento. Perché serve questa cosa? Perché con le nostre credenze che abbiamo, le credenze della mente, le credenze razionali, della razio, che sta qua che mi guarda, e allora noi non riusciamo a guardare al di là del nostro naso, no? Se teniamo in mente, se procediamo nella nostra quotidianità guidati dalla razio, che poi è la mente ordinaria, allora dobbiamo stupire la mente, perché la mente ordinaria crea un sistema di credenze che ci rende automi, ci fa agire meccanicamente. Quindi stupire la mente ordinaria è un esercizio straordinario per vivere nel momento presente. Nel momento presente c'è la mente creativa, che è lo stato di non mente, che vuol dire vivere qui ed ora, che sembra facile a dirlo. Il senso qual è? Lo stato di non mente è la mente creativa, ossia sai quello che devi fare quando lo fai, non c'è programmazione, non c'è progettazione e non vivi nella strategia, nella programmazione della mente razionale. Ci sono delle pratiche, poi comunque quello che vi sto dicendo adesso lo metto in un podcast, già l'avevo pensato,
ci sono delle pratiche quotidiane per sorprendere la mente razionale, la mente ordinaria, e stare sempre di più nello stato di non mente, cioè nel qui ed ora, ossia nella mente creativa o sovramente. Alcune di queste pratiche sono, per esempio, sorprenderti di fare cose che non hai mai fatto volontariamente, tipo non mi metto quel vestito che ho sempre messo, mi metto qualcos'altro, oppure mi metto quel capo di abbigliamento sorprendendo la mia mente ordinaria che non l'avrebbe mai detto, perché per automatico metto sempre quegli stessi capi di abbigliamento. Oppure dire qualcosa a una persona che non avresti mai detto, sorprendere la mente ordinaria. In uno stato di presenza, cioè quando tu stai per dire qualcosa a qualcuno, ti sorprendi di averla detta. Che cosa vuol dire? Oppure metti qualcosa che non avresti mai messo prima. Questo richiede presenza, richiede anche coraggio nel fare qualcosa che la mente ordinaria non si aspetta. Richiede coraggio e presenza, perché se agisci in modo meccanico ed automatico, allora non sei presente. Sono tutti esercizi di presenza, molto divertenti e bellissimi, perché ti insegnano a stare nel qui ed ora, uno stato di presenza costante. E questa pratica, o comunque stare nel qui ed ora in presenza, permette di lasciarti stupire dal tuo sposo, sposa celeste, dalla mente creativa, nel percorrere il tuo obiettivo grande. Sono tutte pratiche perché noi quando abbiamo degli obiettivi e utilizziamo la mente razionale, non ci arriveremo mai al desiderio dell'anima. Che vuol dire? Lasciarti stupire, perché la mente, l'anima ha modi, questo l'ho già detto in altri podcast di anni prima, ha modi di portarti l'obiettivo che tu, la tua mente ordinaria, non conosce. E quindi ti fa prendere strade che tu non conosci, ma se sei aperta, devi stare aperta nella fede, nell'apertura. Fare una strada piuttosto che un'altra, andare di qua piuttosto che di là, magari sei andata sempre di là, e c'è una parte di te che vuole andare di qua, però la mente ordinaria dice no, no, continua la strada vecchia che sai che trovi. Quindi mantenersi aperti nella realizzazione dei desideri, degli obiettivi dell'anima, queste pratiche di sorprendere la mente ti serve a fare questa apertura e andare sempre di più verso quegli obiettivi. Comunque poi vi metto in un podcast queste pratiche. Nel frattempo so che state studiando tutte le altre pratiche, soprattutto ragazze mie l'arte sciamanica, la playlist podcast l'arte sciamanica con le meditazioni annesse. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io partirei, andiamo a vedere, ricordiamo che i segni zodiacali che abbiamo fatto per il mese di agosto sono il monito, karma, dharma, missione dell'anima per te in questo mese. Di salvarvi, lo dico per le ragazze nuove, segno zodiacale e ascendente, per riguardarlo durante il mese, avere un monito di adempimento della missione. Va bene? Ok. Allora, oggi abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche tutte e 3, ragazze mie e ragazzi. Lasciatevi ispirare, vediamo cosa accade durante la settimana, cosa prevede la tua anima in qualità di karma, dharma, sia a livello generale che poi sull'amore, ok? Allora, abbiamo primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo in linea generale dove punteranno l'attenzione. Relazioni, lavoro, vediamo cosa ci dicono. Laddove ci puntano l'attenzione è l'adempimento evolutivo per te in questa settimana, da tenere sempre a mente e a fede il tuo segno zodiacale ascendente e ascendente di questo mese. Ok, allora, vediamo dal 5 all'11 agosto, con questa notte di San Lorenzo, stelle cadenti, lasciate che la stella danzante si palesi in voi. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Questa settimana da cosa è contraddistinta? 5-11 agosto per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo marzo.
il carro, la torre, addirittura. Allora, faccio due premesse. Alcuni di voi stanno vivendo un momento emozionale particolare, reduci da un cambio emozionale molto forte che avete avuto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e questa è la settimana in cui puoi mettere fine ai venti del karma. Qua vedo 7 di coppe, carro, la torre. Per altre di voi può accadere in questa settimana un evento, la torre, può accadere un evento che fa crollare qualcosa. Questo crollo di qualcosa ha a che fare con una sfida per te. E siccome le emozioni sono dei forze, spiriti, e ci sono prima che accada l'evento, cioè ti spiego, l'evento non succede un evento e poi ti scatena l'emozione, no, prima c'è l'emozione che tu devi sentire, l'emozione che è un dio, una dea, ti scatena un evento affinché tu possa farne esperienza di quel dio, di quell'emozione. Quindi per un gran numero di voi questa settimana è la settimana in cui si scatenerà un evento che vuole farti sperimentare, si scatenerà un'emozione che vuole farti sperimentare una certa emozione, insomma, scusate il gioco di parole. Si scatena qualcosa alla cui base c'è un'emozione che tu devi sperimentare. Adesso vediamo di che emozione si tratta. Può trattarsi di un viaggio che non si può fare, oppure di un tamponamento, te lo dico proprio così perché lo vedo, carro, torre. Perché ti vedo pensare tante cose che vuoi realizzare, qua col 7 di coppe ti vedo pensare il 7 di coppe è anche un po' di confusione rispetto a delle cose che vuoi realizzare in questa settimana, possono essere più cose, vuoi avanzare, ma c'è qualcosa che succede, questo qualcosa che succede è funzionale affinché tu possa sentire un certo tipo di emozione, farne l'esperienza, affidarti ad essa e avere la forza che ti arriva in questa settimana per manifestare queste opzioni che vuoi. Va bene? Adesso vogliamo vedere di che cosa si tratta. Vediamo due altre. Il novizio, regina di denari, il 2 di coppe, regina di denari, 2 di coppe. Allora, ti dico qual è la parte sottile, poi andiamo sui piani un po' più densi, cioè della materia 3D. Qua c'è un 2 di coppe, ciò vuol dire c'è una donna che si guarda allo specchio. Ho preso queste carte apposta che sono molto evocative. In questa settimana, grazie a un evento che per alcuni di voi può essere già accaduto, qualcosa che si è rotto, affinché, o una crisi vissuta affinché si potesse nascere qualcos'altro, di qualsiasi natura, c'è un 7 di coppe che parla di vari aspetti, in particolar modo sulla relazione di coppia. Però in particolar modo, però sono vari aspetti. Allora tu capirai in questa settimana, grazie all'accogliere questa emozione, che la realtà è uno specchio, c'è una donna che guarda allo specchio se stessa, o un uomo, può essere la stessa cosa. Alcuni di voi hanno in questa settimana elaborano una rottura relazionale, elaborate una rottura relazionale, sentimentale o relazionale. Tant'è che grazie a questa elaborazione tu trai la forza da quel dio, quella dea che ti è venuta a trovare nella rottura di una relazione. Trai la forza. Regina di denari, ti senti radicata e radicato in te stessa, traendo la forza da questo evento. Per alcune di voi, per altre invece, può accadere che in questa settimana puoi avere, adesso ti dico, conoscere una persona grazie alla quale, ma non sono mai le persone grazie alle quali, è il divino che si incarna in quelle persone. Alcuni di voi può succedere che stai fuori in vacanza, succede un colpo di fulmine con una persona e tu dici, ah però, alcune. Vediamo un po' che energia porta la torre, cosa viene dopo la torre.
Il 3 di bastoni, sì, chiaro. Un'apertura di cammino. Ho chiesto cosa viene dopo la torre, il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino. Succede qualcosa in questa settimana che ti farà stare bene, oppure succede qualcosa, è successo già qualcosa che ti ha fatto stare male per la mente razionale, tu vai ad elaborare un processo emozionale che ti permetterà di aprire il cammino rispetto all'amore. Puoi incontrare una persona in questa settimana, o l'hai già incontrata, e ti sta facendo ribaltare il tutto, ribaltare in positivo per te. Vediamo di cosa parla questo 2 di coppe. Del 4 di denari. Alcune di voi invece, chiedo spiegazioni per avere una visione ancora più ampia per varie più letture, alcune di voi invece danno le spalle a qualcuno, rompono una situazione che non avanza. Siete voi che rompete una situazione che non avanza per aprirvi al nuovo in questa settimana, va bene? Vedi il sole, aprendovi a nuove amicizie, questo sto vedendo. Vediamo un po' che energia porta il carro, il giudizio. Qua c'è un despertar spirituale, si dice in spagnolo. C'è un risveglio spirituale per te in questa settimana, c'è un risveglio spirituale. Vediamo un po' al positivo, l'energia positiva per te in questa settimana, la morte. Arriva un cambio, sia a livello relazionale che un cambio a livello emozionale, che ti farà vedere la realtà, il perfetto specchio di te stesso o di te stesso, e quindi non si invece più all'esterno, no. Tu raccogli la forza relativa alle emozioni che ti sono state scatenate da alcuni eventi disastrosi nel recente passato, o può accadere in queste settimane che tu dai le spalle, prendi coscienza che una situazione non può andare avanti, mettendoti alle spalle una sensazione emozionale difficile, aprendoti al nuovo. E per alcuni di voi arriva una persona, alcune di voi. Sì, quindi ricapitolando, alcuni di voi danno le spalle a una situazione con una persona che non avanza, vedendo la realtà esterna come te stessa. Altri incontrano una persona, arriva un colpo di fulmine, mettono alle spalle il passato, seppure con questa nuova persona ci vanno caute. E può succedere anche una, vediamo un po' che energia ha la regina di denari. Gli amanti, tu farai la scelta giusta in questa settimana. Rompi con delle catene mentali o situazioni disastrose che non vanno più avanti, frutto di condizionamenti mentali, ti apri a nuove possibilità relazionali con una stessa persona oppure con una persona nuova, c'è una scelta qua. Alcuni di voi si prendono del tempo conoscendo una persona, o stanno conoscendo una persona, o stanno avendo una relazione con una persona e si prendono del tempo. Vediamo un po' il lato negativo. Il matto, un po' di difficoltà a lasciarsi andare, ecco perché stiamo un po' più chiusi. Allora, il matto mi può parlare anche di una persona che non si prende alcun impegno, quindi voi mandate un po', diciamo, date le spalle a una persona che non è consistente al vostro livello. Per altre invece, ragazze e ragazzi, vi fa un po' fatica aprirvi al nuovo se avete un colpo di fulmine in questa settimana, però vedo che lo fate, ci pensate, perché potete avere un colpo di fulmine. Io per alcune vedo anche un colpo di fulmine mentre fate un tamponamento. Io mi ricordo una storia bellissima di una mia vecchia amica d'infanzia che sposò la madre, sposò il padre perché la madre andava a cavallo, cadde da cavallo e si ruppe il ginocchio e andò in ospedale e c'era questo giovane medico appena entrato in ospedale primario, se non sbaglio era, e mentre le stava, ortopedico, mentre le stava mettendo il gesso, si innamorarono. Quindi furono una bellissima famiglia e nacquero la mia amica e suo fratello. Quindi, vedete, io vedo anche nel tamponamento, incontri qualcuno, ok? Questo pure è possibile, un po' di fatica a lasciarti andare, però è questo. Adesso ragazze e ragazzi, per tutti i casi, vedi un po' di paggio di spade, di mancanza di fiducia a lasciarsi andare. Adesso per tutti i casi io voglio vedere qual è l'archetipo su cui andiamo a lavorare con questa torre. Vediamo. Qual è l'archetipo su cui andiamo a lavorare con questa torre?
sirvienta, disfrutta servendo gli altri con libertà e un cuore pieno d'amore. Utilizza la mancanza di soldi come scusa per non avanzare nella vita. Questo è il lato in ombra. Per alcuni di voi che volevano fare un viaggio e la cosa non avanzava, oppure qua mi dice che alcuni di voi decidono di fare questo viaggio e prendono la decisione di fare qualcosa, magari stavate con la regina di denari cercando di capire come fare per avanzare, per fare questo viaggio, e può succedere qualcosa che vi dice: vedi, potevi investire il denaro in quei soldi invece che sulla riparazione della macchina. Cioè mi arriva questo: avere più fede. Avere più fede. Il matto, che è la fede, l'atto di fede, sta al blocco. Dalle esperienze che avrai in questa settimana, che possono essere le più disparate, no? Ovviamente adattate le ragazze mie e ragazzi, io cerco di fare un corpus che può andare bene per tutti. E l'atto di fede al blocco, più fede in questa settimana, l'archetipo è sulla fede. Più fede. Sì. Devo mettere delle altre carte. Alcuni di voi stanno già ridendo perché sanno che carta sto per mettere. Il regno gregorico. Con la razio. Vediamo quale carta esce, vediamo a che punto siamo di quest'atto di fede. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, l'archetipo su cui andiamo a lavorare con quest'atto di fede in questa settimana. Qual è il regno in cui ci troviamo? Ok, vediamo qual è. Siamo nel regno intermedio, apprendista mago, ecco perché la fede al blocco. Apprendista mago, vediamo un po'. Che carta è dell'apprendista mago? Il regno delle ombre. Significa che siamo usciti dal regno dei condizionamenti, il regno gregorico, però siamo alla fase intermedia, non siamo ancora nel regno della chiara luce. E se no non mi esce la fede al blocco, no? Vediamo. La resa, ti devi arrendere, ti devi avere fede. L'universo è abbondante, non temere, non lottare. Allora, succede qualcosa in questa settimana? Dal tamponamento a un viaggio rimandato, a un sto pensando, voglio fare un viaggio, però non so se posso, le mie responsabilità, tutte queste cose. Poi, fede, fammi passare sto matto qua sopra. L'universo è abbondante, ti dice, l'universo è abbondante. Guarda Madre Terra, è abbondante. Noi siamo figli di Madre Terra. Se noi viviamo nella penuria è perché abbiamo il luogo comune che ci fa credere di essere poveri, piccoli, perché la ricchezza non ha a che fare soltanto con il denaro, inteso, è anche quello, è anche quello. E non si deve disprezzare il denaro, ma come dicevano anche dei grandi buddisti esoteristi, il potere del denaro deve ritornare in mano alle persone spirituali. Che cosa vuol dire persone spirituali? Non che persone attive nella fede, questo significa persone attive, non passive nella fede, attive nella fede. E allora noi siamo figli espressioni di Madre Terra, siamo abbondanti come Madre Terra. Guardate Madre Terra, piantine, alberi, è abbondanza, e noi siamo espressione di quello. Perché non lo manifestiamo? Perché? Perché c'è questa che poi è l'ignoranza, no? E noi ci stiamo educando a questo. Quindi fammi un atto di fede in questa settimana. Io sono abbondante. Invoca il tuo sposo celeste o sposa celeste per darti tutto ciò che ti serve, tutto ciò che è abbondante. Ringrazia e benedici qualsiasi cosa, rilasciando karma, rilasciando karma, rilasciando karma, perché questa è una prova karmica importante, questa settimana, che ha come obiettivo quello di arrenderti. Arrenderti a cosa? Lascia andare questa, la razionalità. Non programmare, apriti all'imprevisto, apriti a... ti ho detto nell'inizio di queste previsioni settimanali, la mente ha come... ha dei modi che l'universo, l'anima, ha dei modi che tu non conosci per farti arrivare le cose. La resa. La resa è una qualità dell'anima. Accogliere, comprendere, portare con sé. Non lottare contro l'evento, non utilizzare questa lotta.
Perché lotta la razio? Perché vuole il controllo, la prevedibilità, la misurabilità. Succede questa cosa, devo fare così da... Shh, chiedi ispirazione. La mente creativa vive nell'attimo presente. Una cosa sai che la devi fare quando la fai. Lo so che non è comprensibile, veramente razionale questo che vi sto dicendo, ma voi l'avete sentito quello che voglio dire. Lo sapete nell'attimo presente quello che dovete fare, senza programmare, senza avere una strategia, va bene? Questa è la prova karmica in questa settimana, va bene? Sia che si tratti di viaggi, mi parlano di relazioni qua, avviene un cambio in questa settimana, va bene? Ok. Voglio vedere con quale attitudine andiamo ad approcciarci a questo cambio. Mettiamoci gli Angelion. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta, quindi succede qualcosa. Speranza nel mare tempestoso. Il punto non è tenere duro sotto la tempesta, ma danzare sotto la pioggia. Torna la quiete dopo la tempesta. Fede. La fede sta al blocco, questa settimana. Vi dico fede, 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 fede. E vedrete miracoli, perché quello che arriva quando siamo nell'oscurità, nel buio, quando arriva la luce, è grazie al buio che tu godi di quella luce. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, grandi sciamani in questa settimana, abbiamo visto la parte generale, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona in mente, che ci sia una connessione con qualcuno, sia che non ci sia ancora nessuno, andiamo a vedere questa settimana dal 5 all'11 agosto cosa accade in amore, qual è l'energia, va bene? Invito tutte le ragazze nuove a studiare il video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Non esiste relazione alcuna che non sia con le tue emozioni, che sono dei. E le persone sono persu, dall'etrusco, che significa maschera del divino. Ok. Allora, mettiamoci questi oracoli oggi per iniziare. Amore, 5-11 agosto. Carta guida. Perdona e impara, appunto. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Questa è la settimana in cui devi imparare a perdonare. Non è che si impara da un giorno all'altro, non dobbiamo imparare a perdonare. Il perdono è un'attitudine naturale per l'essere umano. Che cosa differenzia l'essere umano dal fatto che non riesce a perdonare? Questa, la razionalità. Perché è l'ignoranza, no? La conoscenza rende l'uomo libero. Qua abbiamo qualcuno che ti chiede perdono o tu che devi imparare a lasciar fluire. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Ci sono questioni del tuo passato a cui sei aggrappato che determinano un'ostruzione. E questa è la settimana in cui devi imparare, questa è la settimana in cui devi far fluire. Lo fai con le meditazioni, lo fai con la presenza alle emozioni. Perché la mente razionale non vuole farti sentire le emozioni, dolce tristezza, dolce malinconia, abbandono, la penuria, non vuole, stiamo qua per imparare a sentire, perché non siamo stati educati al sentire quando eravamo piccoli, quando siamo cresciuti. Quindi questo è il corpus principale per te, che sia qualcuno che ti chiede perdono, o tu che tu impari a perdonare, è la stessa cosa, è sempre lo specchio, no? Lascia andare il bisogno di controllo. Che ti ho detto? Questa controlla. Controllabilità, prevedibilità, misurabilità. Secondo me deve andare così, o doveva andare così, secondo me, ma secondo te chi? Secondo chi? Secondo quale miscuglio di credenze? Che non sono tue. Perché tu sei un essere puro, puro. Tu sei un atto di fede. Non c'è controllo nell'atto di fede. Ok, andiamo a vedere cosa accade in questa settimana. Questo è il monito sul quale mettere l'attenzione, no? Cosa accade in amore in questa settimana? Dal 5 all'11 agosto.
amore, primo mazzo, paggio di spade, l'appeso, vedo una situazione ferma, cercando di cambiare prospettiva su quello che è accaduto a livello relazionale, mancanza di fiducia un po' in questo nuovo approccio di controcorrente. Vi ho spiegato che l'appeso è una carta di controcorrente e l'approccio spirituale è un cammino controcorrente, contro il luogo comune, no? Contro la ratio, contro l'ignoranza, e c'è una certa attesa rispetto a questa nuova pratica di vita, e anche a livello fattivo c'è un fermo amoroso. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di spade, 2 di bastoni, la temperanza, la papessa, 9 di spade. Allora, qua ci sono preoccupazioni che hai cercato di vagliare con la legge spirituale portando equilibrio dentro te stessa. Il nuovo approccio con la legge spirituale che state facendo anche sul canale, con la consapevolezza, vi ha portato a portare effettivamente un certo equilibrio con la temperanza in voi stesso e in voi stessi. Nei fatti c'è una certa titubanza su come agire con il prossimo. Questo vale per te. Posso anche dirti che c'è una persona che ti osserva a distanza e vuole parlarti ed è preoccupata, se questo è il tuo caso. Forte il segno del pesci e del sagittario. Vediamo cosa succede in questa settimana. Amore, 6 di spade. Qua vedo che c'è un allontanamento in questo momento col 6 di spade, o tu ti sei allontanata da qualcuno, da una situazione, o c'è una distanza con qualcuno, oppure tu vuoi stare tranquilla o tranquillo, o se stai partendo in vacanza. Anche questo è possibile. Vuoi stare tranquilla, tranquillo, perché il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, che sono tensioni mentali, no? Vediamo al positivo cosa arriva per te in questa settimana. Un bellissimo 10 di coppe. Vedo condivisione con persone a cui vuoi bene, condivisione con persone che ami, amici, fraterni, e anche condivisione con una persona. Il 10 di coppe mi parla di condivisione a più livelli, vedo una felicità. Da un 6 di spade che mi parla di una questione di allontanamento dai conflitti mentali, e quindi ancora a livello emozionale si sta un po' titubanti, lo vedevamo anche qui nelle carte del fondo mazzo. Vedo un miglioramento a livello emozionale su più fronti. Andiamo a vedere qual è il blocco. L'asso di denari. L'asso di denari mi parla di un'opportunità in concreto, però sta al blocco. Forse non escluderai un'opportunità con qualcuno nei prossimi giorni, non so. Poi andiamo a vedere. Passato, 7 di bastoni, la stella. Allora, per alcuni di voi, qua io vedo che avete creduto molto in una relazione nel recente passato, una relazione con una persona che ha messo dei limiti e voi avete preferito andare via, se questo è il tuo caso. Per altri di voi invece avete lavorato tanto sul vostro benessere personale, 7 di bastoni, mettendo limiti a tante opportunità che non viaggiano alla vostra altezza, perché avete focalizzato l'attenzione su voi stesse o su voi stessi per sanare il vostro interno. Vediamo che succede in questa settimana dal 5 all'11 agosto per te. Il mago, 4 di coppe, il diavolo. C'è una persona che vuole assolutamente a tutti i costi vederti fare qualcosa con te, assolutamente, anche se tu la rifiuti, questa persona insiste. Io credo, 4 di coppe, il fatto che tu rifiuti un po' la situazione perché non ti va tanto, hai messo dei limiti, o alla stessa persona, c'è una persona che non vuole lasciarti andare, parlando chiaramente con il diavolo. C'è una persona che insiste, però non so se tu gli dai questa opportunità. O preferisci stare con i tuoi amici o con le persone che ami di più, al di là di una relazione, però qua c'è assolutamente un'opportunità di una persona, il mago, che insiste, vederti fare qualcosa insieme. Tu non ti vedo tanto 4 di coppe predisposta o predisposto, e il diavolo mi parla di una persona che insiste, che non vuole lasciarti andare. Che c'è dopo il diavolo? Vediamo.
Sì, il 4 di denari. È una persona che non può lasciarti andare, che ti tiene ben stretta a sé, però tu non so se qua vedi gli amanti e dovrai fare una scelta qua, se andare incontro a questa opportunità oppure no. Per le ragazze single uguale, qua io vedo un'opportunità con questa persona, tu stai un po' titubante, non credo che all'inizio l'asso di denari sta a blocco questa opportunità, gliela dai questa opportunità di conoscerti, e alla fine gli amanti ti troverai a fare una scelta. Per alcune di voi vi siete allontanate da una persona che ha messo dei limiti. Può essere la stessa persona con la quale tu sei un po' disillusa o disilluso, che insiste, però tu all'inizio la fai attendere. Mm? Questo è il senso, stando magari con i tuoi amici, con le cose che ti piacciono di più. Mm. Vediamo cosa ci aggiungono i mini tarocchi o cosa ci confermano. Vediamo. 6 di spade. Qua abbiamo energia dell'acquario, del gemelli, capricorno, che può essere tu o questa persona, ascendente Luna o Venere. 6 di spade, energia attuale. Sì, regina di denari. Ti vedo sulle tue cose, tranquilla, serena, sulle tue responsabilità. 10 di coppe al positivo, 7 di coppe. C'è una persona che vuole riconnettersi con te e ti vedo con dei dubbi. Per alcune di voi, ragazze mie, ragazzi single, vedo anche delle opzioni. Delle opzioni. Una di queste insiste. Vediamo l'asso di denari al blocco. Il matto. Sì, non sai se lasciarti andare a questa opportunità oppure no. E gli amanti e la scelta, no? Inizialmente sei titubante. Alcune di voi non danno subito questa opportunità per l'energia inconsistente di questa stessa persona che non ti vuole lasciare andare. Mm? Perché non vi fidate tanto a lasciarvi andare, insomma. Vedi 6 di spade, vi siete andate via da energie inconsistenti. Vediamo la stella e il 7 di bastoni. Passato. La giustizia. Avete percepito ingiuste delle situazioni a livello sentimentale. Regina di coppe, qualcuno vi ha fatto lavorare sulle vostre emozioni, in altri termini avremmo detto qualcuno vi ha fatto del male, invece diciamo qualcuno vi ha fatto lavorare sulle vostre emozioni, regina di coppe, e qua c'è stata una situazione ingiusta di natura emozionale, qualcuno ha messo dei limiti, una situazione che voi ci avete creduto. Può essere una persona del vostro passato che rientra a livello di emozione, perché non è la persona che rientra, no? Quando rientra un'emozione può rientrare attraverso la stessa persona oppure una persona nuova. Ok, e voi diciamo che è possibile che avete messo anche dei limiti perché c'era un'altra persona, ve ne siete andate, ci avete creduto che magari questa persona risolvesse anche a livello burocratico un divorzio o qualcosa, non è stato così e ve ne siete andate. E poi può rientrare la stessa persona a tutti i costi, ma voi siete demoralizzate un po' dal fatto che questa persona non ha fatto la scelta ancora di divorzio, di allontanarsi dalla situazione ufficiale. Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo questo mago, cosa succede quindi in questa settimana dal 5 all'11 agosto. Te l'ho detto, per molto è la stessa persona, 6 di coppe. Era uscito pure qua il 6 di coppe, guarda la stella. Qua c'è una persona che insisterà, insisterà. Può essere una persona nuova o una persona del passato. Vediamo il 4 di coppe, la regina di bastoni. Però voi siete un po' demoralizzate, e siete un po' sbuffate un po'. Inizialmente, vediamo il diavolo e il 10 di denari. Guarda, io ti dico una cosa, qua c'è il re di spade, c'è questa persona qua, 10 di coppe, 10 di spade, scusami, 10 di denari, c'è questa persona qua che è il diavolo, che insiste, non può lasciarti andare, 4 di denari, sia che sia una persona nuova che non può lasciarti andare, tu stai un po' sbuffata, non sai se lanciarti o meno, no? Tant'è che poi ti trovi a fare una scelta. E sia una persona che qua vuole darti tutto, 10 di denari, 10 di coppe, cioè da che magari c'erano dei limiti, qua vuole darti tutto questa persona. Sì, con le idee chiare, re di spade, 9 di spade, è stato molto preoccupata questa persona. Vediamo gli amanti, alla fine gli amanti.
3 di spade. La fai penare un po' questa persona qua. Guarda la torre. Forse perché ci sono state 3 persone, questa persona riesce a dimenticarti, tu non gli vuoi dare questa opportunità. 3 di spade, e scusami, i diamanti, 9 di spade. Guarda, ti vedo perplessa su cosa devi fare con questa persona, se mettere un equilibrio oppure no. Se è una persona nuova, stessa cosa, vuole darti tutto questa persona. Arriva con relativamente con delle buone intenzioni, perché qua abbiamo il mago, il 6 di coppe, però sei tu che hai un po' le remore. Ecco perché perdona e impara rispetto a cosa? È una persona che ti viene a riportare delle immagini del tuo passato, 6 di coppe, a livello emozionale, le stesse in cui tu non hai avuto fede, o meglio ci credevi e poi sei stata disillusa perché hai messo in mezzo la mente razionale. Non avevi visto nel tuo passato la persona come maschera del divino e quindi come strumento che ti avvicina sempre di più a elaborare il tuo karma. Quindi qua vedo un po' di titubanza su questo questa settimana. Vediamo cosa ci dice l'ultima carta di queste. Vedi, 5 di bastoni, qua c'è tensione, litigi con qualcuno, oppure sono tensioni tue interne, oppure perdonare i litigi che ci sono stati o le incomprensioni con qualcuno. 3 di bastoni, vedo che questi litigi o queste dissonanze si possono risolvere. Vedi la luna, ci sono un po' di titubanze nel voler mettersi alle spalle il passato, però questa è la settimana in cui queste vicende porteranno a elaborare in te queste dinamiche. Abbiamo anche i segni di Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro, sì, Acquario l'ho detto, Gemelli. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove questi oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. E infatti ti ho detto che questa persona che ti aspetta sei tu che metti un po' di limiti. Questa persona è disposta ad aspettarti. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. C'è anche la richiesta di perdono, come ti avevo detto qua, se già la conosci. Invece se è una persona nuova, io ti dico, sei tu che avevi paura delle emozioni, va bene? E qua hai richiesto un perdono nei tuoi confronti per un atto di fede a metterti alle spalle la mancanza del fluire, no? Mettiamo un'altra. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Allora, questa è la carta che mi parla del cambiamento che arriverà in questa settimana grazie al lavoro di trasmutazione che farete o consciamente o inconsciamente. E che questa persona vuole un cambio. Ok. Vediamo cosa ci dicono gli ultimi oracoli. È tempo di fare un sonnellino, vedi qua sei tu che te la prendi con calma. Una persona si toglie le maschere qua, parla in modo molto sincero e tu te la prendi con calma. Alcuni di voi fanno un viaggio al mare o sono al mare. Qua c'è una persona che si apre a te emozionalmente, al mare sei tu che qua le cose iniziano a fluire, quindi tu senti il perdono dentro di te, inizi a fluire con le tue emozioni e poi deciderai che scelta fare al di là della dinamica emozionale che ti ha scatenato questa persona, che può essere nuova o una persona che già conosci. Vediamo l'ultima carta di questi oracoli. Di nuovo c'era al fondo mazzo, guarda un po'. Lascia andare il bisogno di controllo, permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Guardate quante volte battono sulla situazione di controllo, che è la mente razionale. Qua mi dicono che tu fluirai, e il fluire non ha più niente a che fare con il controllo, perché la mente razionale ha l'ardire, che è una scatolina così, di voler controllare un'emozione, o le emozioni, o gli eventi, ma se gli eventi e le emozioni sono dei, se tu vuoi controllarli ti asfaltano, invece tu imparerai a fluire e a stare nella mente creativa che è nel qui ed ora, nell'attimo presente, sai esattamente cosa devi fare, senza programmare, strategie e niente, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi auguro una settimana esplosiva all'insegna delle emozioni, delle divinità che vi verranno a trovare e delle forze corrispondenti alla loro integrazione. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di tarocchi.
Andiamo a vedere cosa in questa settimana il tuo karma, il tuo dharma, la missione dell'anima prevede affinché tu possa avvicinarti sempre di più allo scopo della tua vita e al tuo destino. Andiamo a vedere prima di tutto la parte generale su cosa concentreranno l'attenzione, se lavoro, relazioni, quello che esce e il corpus sul quale tu devi mettere l'attenzione per sviluppare le tue capacità e i tuoi talenti. E nella seconda parte andiamo a vedere l'amore. Allora, vediamo. Settimana che va dal 5 all'11 agosto. Cosa prevede la missione della tua anima? Da tenere sempre a mente il vostro segno zodiacale e ascendente di questo mese. Allora, vediamo. 4 di denari, la torre anche qua, anche l'altra stesa è uscita e si ribalta tutto qua, 2 di denari. Ci possono essere degli imprevisti di natura economica in questa settimana, che vedo che ci può essere un imprevisto e ti vedo un po' tipo mi si rompe il bullone di qualche cosa, o lo scaldabagno o lo scaldino o qualcosa di questa natura qui, e il 2 di denari ti vedo un po' indaffarato a cercare di capire cosa fare. Può essere un imprevisto di questa natura in questa settimana. E questo ha a che fare con il karma, no? I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma per andare a vedere come iniziare a integrarlo in modo consapevole. Quindi ci può essere un imprevisto di questa natura. Vediamo ancora cosa ci dicono, poi andiamo a vedere l'archetipo. Ancora 2. Cavaliere di bastoni. E il paggio di bastoni. Poi io vedo che allora saprai risolvere perfettamente quello che accade. Vedo anche comunicazioni all'improvviso di persone. Non mi dicono se è amore nello specifico, l'amore lo vediamo dopo. Allora, ci può essere un imprevisto di questa natura che riguarda l'uscita dalla tua zona comfort. Magari sta andando tutto bene, poi magari ti cade il telefono, si rompe il vetro. Cioè mi dicono questa cosa all'improvviso che può accadere. Però con il paggio di bastoni ti vedo essere geniale nel sistemare le cose. Ti vedo geniale nel sistemare le cose. Poi ci sono anche delle comunicazioni, paggio di bastoni, il diavolo. Vediamo un po' di che si tratta queste comunicazioni. Paggio di bastoni, 5 di coppe. Allora, mi riconfermano una cosa, mi rimettono l'attenzione su un'emozione che ti arriva, che può essere un'emozione di abbassamento d'animo per quello che può succedere all'improvviso e su cui dobbiamo andare a lavorare. Allora, accogliere l'emozione di tristezza, di quella cosa che arriva, mannaggia, no? E quella cosa scatena un'emozione che, come ti ho detto nell'intro del video, delle previsioni settimanali, non è mai l'evento che scatena l'emozione, ma è un'emozione che tu devi sperimentare che scatena l'evento. Quindi devi stare a contatto con delle emozioni profonde. Qua abbiamo il 10 di denari e c'è per alcuni di voi anche una persona che ti chiede scusa, per alcune di voi. L'energia del cavaliere di bastoni, paggio di bastoni ancora. La temperanza. Ricevi anche comunicazioni da parte di una persona che si pente di qualcosa. Magari gli cade a questa persona il telefono tuo di mano. Cioè, mi spiego, una cosa del genere può essere. Che si pente di qualcosa in questo, però che ti parla temperanza e si mettono le cose in equilibrio. Temperanza e 2 denari mi parla di risistemare le cose, va bene? Vedi, qua abbiamo il paggio di coppe, qualcuno che chiede scusa. Mi può parlare di chiunque qui, eh? Vediamo il lato positivo per te in questa settimana. Il 3 di denari, il lato positivo. Vedo che comunque trovi collaborazioni. Nel lavoro ti vedo impegnata sul lavoro. Nel lavoro va bene, mi dicono. Nel lavoro, anche se ci può essere questo piccolo imprevisto di questa natura qui, però vedo che il 3 di denari mi parla di cooperazione, collaborazione, di lavoro, che le cose vanno bene, mi dicono. Che le cose vanno bene, si risolvono, va bene?
si sistemano le cose. Vediamo la carta negativa qual è. Il carro, la carta negativa. Probabilmente qua stavi organizzando un viaggio, stavi facendo qualcosa e magari non lo puoi fare, devi posticiparlo. Per questa cosetta che succede, magari il carro mi parla di avanzamento, di viaggi, di spostamenti. È possibile che un viaggio viene rimandato o la situazione non avanza come vorresti tu, però vedo cooperazione e collaborazione. Vediamo qual è adesso l'archetipo. Vediamo un po' quale emozione devi accogliere in questa settimana. Allora, quale emozione devi accogliere in questa settimana per andare incontro? Mi raccomando, ragazze mie, meditazioni. Le meditazioni che sono nella playlist meditazioni guidate con la stellina. Vediamo. Allora, sul 5 di coppe, qual è l'emozione che dobbiamo integrare e accogliere? L'embaguadora, andare più in là delle convenzioni, dell'eccesso, delle formalità, delle condotte prestabilite. Fai cose che non ti saresti aspettata di fare. Allora, fai cose che non ti saresti aspettata di fare. Allora, siccome il paggio di bastoni già mi prefigura il fatto che tu reagirai a questo evento che può essere un attimo dissonante rispetto all'ordinamento precostituito, quindi alla zona comfort, una cosa un po' che destabilizza, ma poi che ti riprendi. Ti riprendi perché il paggio di bastoni mi parla di te come archetipo, con la grinta, con la voglia di esplorare queste emozioni qua che ti arrivano grazie a questo evento. E quindi questa è una cosa che va al di là della condotta prestabilita, cioè prestabilita da cosa? Dalla ratio, dalla mente razionale, che si potrebbe scoraggiare in un piccolo incidente anche domestico o una piccola cosa si potrebbe scoraggiare, e quindi tu farai cose al di là della condotta prestabilita dalla mente razionale, che vuole tutto governabile, prevedibile e misurabile, va bene? Questo è il senso. Vediamo a che punto siamo dell'integrazione spirituale. Mettiamo, lo so che state ridendo perché sto inserendo la ratio. Vediamo a che punto siamo, vediamo che cosa integriamo. Allora, su questo 5 di coppe, su questo 5 di coppe con la torre, su questo 5 di coppe. Eccola. Che ti ho detto? Il regno della chiara luce è rosso come i bastoni. Cioè ci sei già, lo affronti benissimo, mi spiego, non c'è karma, cioè sei consapevole al karma, hai la conoscenza, perché la razio è ignoranza, va bene? E l'unico nemico è l'ignoranza. Quindi ci sei già. Vediamo un po' come accogliere questo evento, quindi come lo accoglierai e anche come accoglierlo. Qual è la carta corrispondente alla chiara luce? Torna nel vuoto, distillazione, la rosa nera. Torna nel vuoto, distillazione, dal vuoto al tutto. Allora, il vuoto, vi ho spiegato che cos'è per i buddisti, che cos'è il vuoto. Il vuoto è il tutto. La realtà è vuota, va bene? Chi cerca trova. Tu trovi esattamente ciò che cerchi, perché la realtà è vuota. Ce lo spiega oggi anche la fisica quantistica. È dovuta arrivare la fisica quantistica per acquietare la mente e farle capire che è tutto vuoto. La realtà è quello che tu immagini, è quello che tu credi. Chi cerca trova, trovi sempre ciò che cerchi. E siccome tu hai un'attitudine di paggio di bastoni, c'è un'attitudine volta alla scoperta, all'entusiasmo di ciò che accade, seppur sono piccole cose quotidiane che possono accadere, allora perché le cose si sistemano? C'è la temperanza, l'equilibrio con i due denari e la temperanza, perché tu, ricordate, chi cerca trova, trovi ciò che cerchi. Cosa stai cercando? Di risolvere con creatività, i bastoni sono
la creatività, sono l'ingegno, sono il darsi da fare, l'essere eccitati anche per quello che accade, seppur la tua mente razionale giudica una piccola cosa negativa, troverai la soluzione, il vuoto, cioè la realtà è qualcosa che tu crei costantemente. Se accade questa cosa perché tu sperimentassi un'emozione e fermassi i venti del karma relativa a queste emozioni negative, tu facendo cose fuori dalle condotte prestabilite, crei dal vuoto la realtà che vuoi, la temperanza, l'armonia. Va bene? Wow! Che grandi maghi, ragazze mie, eh? Quindi va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Ti metto un'altra carta, questa, le risposte degli angeli. C'è qualcosa di meglio, infatti, rispetto a come tu puoi reagire a questa cosa, c'è qualcosa di meglio rispetto alla mente razionale, c'è qualcosa di meglio, che è proprio la tua reazione diversa rispetto a come avresti fatto in passato. Mettiamone un'altra. Ci saranno delle opportunità, il paggio di bastoni e le opportunità da questo tuo modo di reagire. Va bene? Bellissimo, ragazze mie e ragazzi. E adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona in mente, sia che ci sia una connessione, non ci sia nessuno ancora. Vediamo un po', mettiamoci una carta guida degli oracoli, questi, dell'amore, per vedere qual è l'energia amorosa, relazionale per te in questa settimana dal 5 all'11 agosto. Cosa abbiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo? Cosa prevede il karma e il dharma e la missione dell'anima? Perdona e impara, non ci posso credere, è uscita anche l'altra parte. Stiamo su una stessa frequenza. Allora, perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Questa è una carta che mi sta dicendo di questa è la settimana in cui tu imparerai nella pratica a rilasciare, a rilasciare il controllo, a rilasciare il controllo su come dovrebbero andare certe situazioni secondo le tue credenze, che sono credenze limitanti che vengono da un sistema corrotto che ci vuole schiavi, inetti, governabili e manipolabili. Tutti gli eventi che accadono sono enti, entità, spiriti. Non possiamo avere il controllo sugli eventi, ma possiamo dialogare con l'evento che è un Dio, fermando gli effetti nefasti. Ok. Perché tu non sei un soggetto separato dal tutto, tu sei una coralità di forza. Ok. Quindi o qualcuno in questa settimana ti chiede perdono, o tu impari a perdonare. Cosa vuol dire? Includere le emozioni legate agli dei, che sono della frustrazione, della tristezza, dell'abbandono, della rabbia, della penuria. Accogliere gli dei, sentirli tutti, affidarsi ad essi, significa perdono. Va bene? Perché tu non è che devi perdonare qualcuno. Non esiste nessuno fuori, come vi ho spiegato anche nel reel che ho postato su questo canale e anche su Instagram. La sola relazione che abbiamo sono con le nostre emozioni, che sono gli dei. Quando tu guardi una persona e hai a che fare con una persona, non devi sentire che dice l'altra persona, cioè devi sentire le tue emozioni. L'altra persona ti porta un'emozione, varie emozioni. Tu hai la sola relazione con le emozioni che sono dei. Quindi perdonare non significa perdonare l'altro, ma significa sentire l'emozione che l'altro ti dà. Questo è il senso. Prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Cosa vuol dire amare se stessi? Non come viene diffuso oggigiorno l'autostima della psicologia da bar, no.
Tu sei un soggetto non distinto e separato dal tutto, tu sei una coralità di spiriti che ti governano, lo spirito del genio, lo spirito romantico, la bambina interiore, gli sciamani, lo sciamano, la sciamana, la curandera, sei i tuoi avi, i tuoi antenati. Quando dici io amo me stessa o me stesso, significa io amo tutte le forze che mi attraversano, comprensive della dea dell'abbandono, frustrazione, tristezza, la dea della penuria. Ama te stessa significa amare le tue emozioni. Amare che vuol dire? Comprenderle, portare con te, darsi. L'amore è darsi. Cosa significa amare te stessa se sei una coralità di spiriti e di forze? Darti alle tue emozioni. Non c'è nessuno da perdonare fuori. Ma questo penso che ormai nella nostra famiglia sia chiaro. Lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Vediamo un po' questa settimana l'amore, cosa accade? Vediamo. Fate l'esercizio degli inaccettabili e gli inarrivabili che è nella playlist L'arte sciamanica, la legge dello specchio. Ciò che è fuori è dentro di te. Quando giudichi una persona malvagia o cattiva, l'altra persona ti fa vedere la tua ombra. Devi dire io ti accolgo come in me dimorante, oppure io ti accolgo come parte di me, come quella parte che la mia mente razionale giudica inaccettabile. Ok? Vediamo. Cioè, i tarocchi ci servono a questo lavoro evolutivo, se no che caspita servono? Certamente non servono a farvi stare nel torpore, no? Come spesso vengono usati i tarocchi, a farvi stare nel torpore. Io qua ci tengo a farvi fare il lavoro che ho fatto io per uscire dal torpore. Ci vuole coraggio, il coraggio di Perseo per uscire dal torpore e vedere qual è la verità. Allora, vediamo cosa accade nell'amore. Settimana che va dal 5 all'11 agosto. La forza, la regina di spade è la forza. Ti vedo lottare per recuperare te stessa, ti vedo avere il coraggio di fare delle cose che magari non hai mai fatto, o te stesso. Ti vedo avere il coraggio di risalire, di prendere forza e coraggio per sfidare anche il luogo comune. E c'è qualcuno anche che vuole recuperare qualcosa con te, per alcuni di voi, Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. La forza, la stella, e qua c'è qualcuno che vuole recuperare un sogno insieme. 2 di denari, la torre. Allora, qua si è rotto qualcosa con qualcuno, la torre. 2 di denari mi parla dei dubbi. La stella e la forza. Qua arriva qualcuno che vuole recuperare o ha il coraggio di sfidare qualcosa per recuperarti, o per qualcuno che arriva con determinazione a conquistarti. Eh sì. Forte il segno dell'acquario, del leone. Poi siamo nella tappa del leone. Quindi questo anche recupero emozionale del perdono e impara, al di là di una persona o meno, no? Avviene proprio in questo mese di agosto per te. Cioè arriva proprio una nuova linfa vitale per te. Ok. Vediamo un po' energia attuale, cosa succede in amore questa settimana. E qua abbiamo 10 di spade, infatti. Qua abbiamo una situazione di chiusura, di rottura, di dolore, in questo momento, o abbiamo gli strascichi di questa situazione, no? Abbiamo una condizione di chiusura, di rottura, o di strascichi di questa sensazione. Al positivo cosa abbiamo? 7 di denari al positivo. Il 7 di denari al positivo mi parla di un'attesa che è dalla tua parte, della pazienza che è dalla tua parte. Stai elaborando una situazione emozionale difficile. Il 7 di denari mi parla di un'attesa che è dalla tua parte. Il blocco qual è? L'asso di denari e probabilmente rifiuti un'opportunità in questa settimana.
Vediamo un po', passato 4 di spade, sì, 9 di denari. Hai avuto a che fare con una persona abbastanza egoista dal tuo punto di vista, con la quale c'è stato silenzio, o molto interessata al proprio amor proprio. Questo ha generato una chiusura. Quindi questo per molte di voi. Allora, quando la tua mente razionale giudica una persona egoista, io utilizzo questi termini perché questi abbiamo per intenderci, però sto iniziando anche a trasporvi i concetti della realtà 3D sulla realtà vera, sulla mente creativa, la sovramente. Quando tu vedi una persona egoista e dici quella persona è egoista, come si fa per integrare il potere? Quindi stai giudicando quella persona inaccettabile. Ok. Io ti accolgo come in me dimorante. Ti accolgo come quella parte di me che la mia mente razionale giudica inaccettabile. Qua succede questo. Qua succede facendo questo, che tu integri maggiore amor proprio per te stessa o per te stesso, vivendoti la sensazione di frustrazione legata a una persona troppo egoista, accogliendo la dea dell'abbandono della frustrazione, integrando nella forza, tu integri anche amor proprio. Ok. Se non c'è stato nessuno, ma qua per molti di voi c'è stato nel recente passato, avete cercato di cercato di rimettere a posto i pezzi dentro di voi con questo 9 di denari, risanando le vostre ferite. Molti di voi sono arrivate, molti di voi a un buon punto di amor proprio, e con un 10 di spade qua state elaborando oggi, in questo momento, in questa settimana, altre dinamiche relative alle relazioni. Però molti di voi sono a buon punto. Ora, vediamo che succede in questa settimana dal 5 all'11 agosto. 9 di spade, infatti, 3 di coppe, cavaliere di spade. C'è una persona che ti parlerà a tutti i costi. C'è una persona che ti parla a tutti i costi o per riconciliarsi con te, però l'attesa è dalla tua parte, lo fai aspettare. Queste comunicazioni ti destano preoccupazione, l'opportunità sta al blocco, non gli dai subito questa opportunità a questa persona, ti vuole parlare, può anche essere che tu esci, conosci gente nuova, 3 di coppe, e una persona insiste, arriva all'improvviso una persona, però non gli dai subito l'opportunità, tant'è che, come ti dicevo all'inizio, il 7 di denari, che è l'attesa, sta dalla tua parte al positivo. Vediamo chi viene dopo il cavaliere di spade. L'8 di bastoni, però dopo sì, gli dai l'opportunità. Allora, all'inizio non gli dai questa opportunità, però dopo sì, può succedere a fine di questa settimana. Quindi qua abbiamo la chiusura di una tappa, preoccupazioni inerenti a questa chiusura di questa tappa o a questo dolore. Qua c'è qualcuno che rompe il silenzio, può essere la stessa persona che ti ho parlato prima o una persona nuova. Non dai subito questa opportunità, il tempo è dalla tua parte. Tant'è che dopo, con l'8 di bastoni, vedo che ci sono comunicazioni, la comunicazione poi è ben aspettata, che fluiscono, va bene? Ok, vediamo cosa ci aggiungono. Comunque non c'è manco un arcano maggiore qua, sono cose proprio di passaggio queste, cose umane di passaggio, perché quando ci sono arcani maggiori, ci sono solo qua gli arcani maggiori, no? E gli arcani maggiori sono proprio un intervento divino, un cambio radicale. Qua mi dice che siamo in una fase di transizione. Ok, vediamo il 10 di spade, quindi energia attuale sull'amore. Amore in questa settimana, energia attuale, 10 di spade, re di denari. Si è chiusa la relazione con una persona, re di denari, forse che non poteva darti un impegno, oppure con una persona che era molto impegnata sul suo profilo lavorativo o altro. Sì, oppure si è chiusa una tappa con questa persona qui. Vediamo, 7 di denari al positivo, 10 di bastoni. Qua c'è una situazione pesante che si elaborerà con un po' più di pazienza.
situazioni che non avanzano e aspettano ancora un po' di tempo per avanzare. Vediamo questo asso di denari al blocco. 7 di bastoni. È possibile che le questioni lavorative siano state prioritarie e possono essere prioritarie in questo momento, tant'è che vanno a inficiare un po' nella relazione. Oppure qua sei tu che metti i limiti a qualcuno inizialmente. Te l'ho detto già. Vediamo il 9 di denari e il 4 di spade. 9 di coppe. Mi confermano che hai avuto a che fare con una persona un po' più concentrata su di sé, troppo su di sé, diciamo, meno predisposta all'altro. 9 di denari, 4 di spade. Sì, re di bastoni. Qua una persona molto concentrata, con molto amor proprio, anche egoismo, che faceva azioni solo per se stessa, questa persona, e non con l'altro. E qua mi dice che tu volevi più serietà o volevi qualcosa di più in concreto. Oppure sei tu che hai dato più spago alla tua energia di amor proprio, rifiutando qualsiasi tipo di opzione. Mi spiego? Vediamo questo 9 di spade, quindi cosa succede? Settimana da 5 all'11 agosto, 9 di spade. Asso di denari, arriva un'opportunità qua, però ti vedo preoccupata o preoccupato. C'è questa opportunità, ma ti vedo preoccupata o preoccupato. Vedi qua c'è il 5 di bastoni, ci sono conflittualità su questa opportunità. Vediamo il 3 di coppe. L'eremita, diciamo che ci vai cauta cauta o cauto cauto con questa opportunità, cauto cauto. Vediamo il cavaliere di spade. Sì, 8 di bastoni, 8 di bastoni. Arrivano comunicazioni all'improvviso per un'opportunità. Io vedo che all'inizio dici di no o metti un po' di resistenza, un po' di limiti, ma poi ti apri. C'è 8 di bastoni qua, vediamo che energia porta l'8 di bastoni. Il sole, un'energia bellissima, anche una persona predisposta a livello felice, gioioso nei tuoi confronti. 8 di bastoni, 8 di bastoni, il sole. E mi dicono che nonostante tu ci vada cauta qua, cauta, per esempio se è una persona nuova, io qua vedo c'è questa opportunità, il tempo è dalla tua parte, perché ti fa fatica aprirti al nuovo, magari hai sofferto tanto in passato, non ti va di aprirti al nuovo, ci vai cauta cauta o cauto e vedo che poi può iniziare una splendida amicizia. 8 di bastoni, il sole, comunicazioni di gioia, vedo, mi spiego? Invece se è una persona che già conosci ti chiede un'opportunità, tu ci vai cauta o cauto, però insiste e vedo che l'energia di questa persona è un'energia gioiosa e giocosa, vuole recuperare, ricordiamo, abbiamo visto la stella e la forza con te, vuole recuperare con te. Io credo che tu te la prendi un po' con calma, vediamo un attimo su quel 7 di denari al positivo. Il 3 di bastoni, cioè alla fine tu ti metti alle spalle questa chiusura dolorosa, questa situazione un po' difficile, ti metti alle spalle questa situazione qui, c'è un'apertura di cammino e c'è anche un'attesa, magari ti chiama questa persona, sta fuori per lavoro e ci sono comunicazioni di successo, notizie felici e c'è un'attesa più propositiva rispetto al passato, mi spiego? Qua abbiamo forti segni di Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro, Leone. Io ti dico che qua nella tappa del leone, leone, sole e leone, no? Nella tappa del leone qua io vedo che le cose si sbloccano, va bene? Quindi entro la tappa del leone, se non è in questi settimana, anche 10-12 giorni, ok. Vediamo un po' qual è l'ultima carta di queste. Vedi 2 denari, cioè una persona vuole portare sia equilibrio sia un po' di dubbi tuoi, te l'ho detto, che si risolvono con un po' di attesa. Vediamo adesso cosa ti dirà questa persona. Per alcuni di voi preferite prima un'amicizia o qualcosa di più leggero, mi spiego, se è una persona nuova per esempio, perché il 3 di coppe, il sole mi parla di un'amicizia, tu ci vai cauta, mi parla di una prima amicizia. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ah, dico amicizia e questo ti dice vuoi sposarmi. Vabbè, sposare il migliore amico è sempre una cosa divertente, diciamo. Qua c'è un vuoi sposarmi. Vedete un po', ragazze mie, un vuoi sposarmi, una cosa
Io credo che questo vuoi sposarmi, no, non è soltanto relativo alla persona, ormai sappiamo le cose come funzionano. Questo è il matrimonio mistico. Lo spiego bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Il matrimonio mistico è quando tu inizi a cooperare con la mente creativa piuttosto che con la razio, con la mente razionale. Allora che succede? Siccome vedo che ti apri qua, c'è una bellissima energia di gioia con questi due bambini col sole, quando tu ti apri stai cooperando con il tuo sposo o sposa celeste e quindi sì, vedrai palese l'attività del matrimonio mistico, che cooperi con la mente creativa, che è la sovramente o sposo celeste o sposa celeste, mi spiego? Allora, il tuo sposo celeste ti chiede in questa settimana, vuoi cooperare con me, vuoi sposarmi? Allora se tu dici sì, inizi a fluire, lasci andare, risani il passato, accogliendo le emozioni. Il tuo sposo celeste arriva anche in virtù delle emozioni che ti arrivano. Quindi le tue emozioni sono dei, spiriti e il tuo sposo celeste, perché quando parliamo di divinità è il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi gli spiriti, gli dei, le forze, le emozioni sono anche il tuo sposo divino, che è la stessa cosa. E allora le tue emozioni ti chiedono in questa settimana, vuoi sposarmi? Vuoi comprendermi? A te la scelta, ti vedo un po' con dei dubbi, due denari. E quindi i tarocchi ci servono proprio a questo. Vuoi sanare la stella, la forza? Hai il coraggio, la forza di accogliere le tue emozioni, sposarti col tuo sposo celeste o sposa celeste e diventare la stella danzante di questo San Lorenzo? Colei che è leggera, che è creativa o creativo? Allora fai ciò che la tua mente razionale non si aspetta, sii imprevedibile, sposa le tue emozioni. Ok. Cos'altro ti dirà questa persona? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Allora qua nella realtà fattiva abbiamo sia una persona che vuole darti tutto, vuole sposarti, sia questo il tuo sposo celeste o sposa celeste che ti dice voglio darti tutto, tutto. Mi credi? Ok? Ok. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di queste. E poi vedo che penserai con ottimismo alla tua vita amorosa ed è questo proprio quello che arriva in questi 10 giorni circa con l'energia in movimento dell'otto di bastoni, comunicazioni, il sole. Penserai positivo e avrai fiducia nell'amore, che ti porteranno l'amore. Vedo che c'è proprio un ribaltamento da una situazione più oscura a una situazione solare. Ok. E adesso mettiamoci gli ultimi oracoli di questi. Immaginare, perché queste sono le tue domande, vedi? Qui ed ora. Allora qua ciò che hai immaginato che non stava accadendo, ti fai delle domande, arriva, qui ed ora. Mettiamone un'altra. Tutto ciò che brilla e spingersi al limite. Qua farai un atto di fede, un salto di fede. Qua c'è anche qualcuno che irrompe, che ti stupisce, tutto ciò che brilla, irrompendo. Va bene? Quindi, grandi maestre, grandi maestri, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di tarocchi. Andiamo a vedere questa settimana cosa prevede la missione della tua anima, il tuo karma, il tuo dharma. Lo andiamo a vedere sia nella parte generale dove focalizzeranno l'attenzione, lì che dovremo andare a lavorare come attenzione cosciente. Vediamo se nelle relazioni, nel lavoro, in altri fatti quotidiani, vediamo un po'. E poi dopo ci realizziamo la parte amorosa. Allora, vediamo. Settimana che va dal 5 all'11 agosto.
per i miei ragazzi e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di tarocchi o anche il terzo mazzo. Eventi principali di questa settimana, cosa prevede il karma, il dharma e la missione dell'anima. Vediamo. Il mondo. Una nuova tappa si apre per te, chiusura di un ciclo, apertura di una nuova tappa. 9 di spade, che sei un po' preoccupata a intraprendere. Ci sono comunicazioni. Allora, per alcuni di voi c'è un lavoro nuovo che siete un po' preoccupati a intraprendere, paggio di denari. E abbiate coraggio di dire sì. Va bene? Coraggio. Qua si è chiusa una vecchia tappa e si apre una nuova, come bambini appena nati siete in questa settimana. Ci sono preoccupazioni riguardanti questa nuova tappa, possono parlarmi di un incontro che vi viene chiesto di fare, mi possono parlare di un'opportunità di lavoro o di una persona che vi chiama, che vi scrive, che vi parla. Non mi parlano nello specifico di amore adesso, mi parlano di un po' di preoccupazioni inerenti a iniziare una nuova tappa. Però vedo che qua le iniziate. Un nuovo lavoro può essere, qua abbiamo il diavolo, qualcosa che magari volevate, no? A volte quando vogliamo qualcosa la parte razionale frena, no? Non sei abbastanza, tutte ste, passatemi il termine, stronzate, scusate il termine. E sì, una nuova tappa, vediamo due altre. La regina di denari. E il fante di coppe. Qualcuno vi chiede di uscire. E qualcuno vi chiede di uscire, vedi il mago, oppure c'è una nuova attività che volete iniziare, avete un po' di remore a farlo, è un'attività di natura creativa. Allora, una nuova tappa si apre per te in questa settimana, è come se fossi una bambina o un bambino appena nato. Una attività creativa o qualcosa che ti stimola, ti viene proposto qualcosa, possono essere un po' di preoccupazioni a farlo, ti dicono fallo. Oppure può essere l'invito da parte di qualcuno o anche un figlio o una figlia che ti scrive, tu eri preoccupata, una situazione che ritorna in equilibrio. Oppure in amore ci possono essere delle opzioni che ti vedono un po'. E adesso che faccio? Vediamo un po'. Energia positiva per te. 2 di denari, energia positiva. Mi dicono che saprai gestire le cose. Se per esempio hai da fare delle cose, più cose contemporaneamente, tra amore, lavoro, tra figli, amore, famiglia, mi dicono il 2 denari al positivo che saprai gestire più cose contemporaneamente alla perfezione. Se magari ti invita qualcuno a cena da qualche parte, tu sei preoccupata per delle questioni che riguardano la famiglia, come fai a gestire questo, quell'altro, voglio anche uscire, che faccio? Saprai farlo benissimo. Mi dice il 2 denari al positivo che saprai gestire più cose contemporaneamente, egregiamente anche. Quale può essere la carta in negativo in questa settimana? 6 di spade, rilassati un po' di più. Anche cioè, ti vedo avere delle responsabilità familiari o qualcosa di questa natura qui. Quindi hai un po' di remore ad uscire, a fare delle cose. Rilassati un po' di più, mi dicono. Rilassati un po' di più. 6 denari, magari hai tanto lavoro da fare o delle occupazioni. Rilassati un po' di più, mi dice questa carta. Vediamo un'altra sul 2 denari, al tuo positivo. 4 di spade, vedi, rilassati un po' di più. Il 4 di spade è proprio la carta del relax, no? Rispetto a delle responsabilità che hai, o nei tuoi studi, o nel lavoro, nella famiglia. Rilassati un po' di più, accetta un invito, accetta qualcosa che ti arriva, rilassati un po' di più, mi dicono. E il rilassamento, il prenderti un po' di tempo per te, non solo per la famiglia, o per gli studi, o per gli affanni che hai quotidiani, ti porteranno a mettere le cose in equilibrio, va bene? Vediamo un po' su quale archetipo puntiamo l'attenzione in questa settimana.
Allora, vediamo un po' su quale archetipo puntiamo l'attenzione in questa settimana. Ninja naturale, amicizia con gli animali, comunicazione con gli spiriti della natura. Sì, allora ti dicono di tornare, di essere un po' più in contatto con le tue esigenze profonde, va bene? Quindi rilassati un po' di più, accetta un invito, fai cose creative, mi dicono qua, non pensare solo agli obblighi, alle responsabilità, abbi un po' più di contatto con la tua parte naturale, con gli spiriti della natura, gli spiriti che ti governano, sii un po' più rilassata o rilassato in questa settimana, accetta degli inviti anche, rilassati un po' di più, sì. Vediamo un po' cosa, visto che mi mettono bambina naturale, voglio vedere le fate, cosa hanno da dire in proposito, che sono proprio le regine della natura, le principesse della natura, vediamo. Hai il potere. Hai il potere di saper gestire più cose contemporaneamente, di prenderti i tuoi momenti di relax, di fare anche altre cose. Hai il potere. Ancora. Tempismo perfetto. È proprio questa la settimana, eh? Riconosci i tuoi veri sentimenti, sii a contatto con la parte più profonda di te. Fatti le meditazioni che ho messo sul canale questa settimana per essere a contatto con gli spiriti degli elementi, che sono quelli che ti danno ti fanno sentire la tua natura selvaggia, e fatti indirizzare da quello che intuitivamente ti arriva. Utilizza la mente intuitiva e poco la mente razionale. La mente razionale utilizzala per fare i passi che ti vengono indicati dall'intuizione, e va tutto bene, ragazze mie e ragazzi, va bene? Ok, e adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo nell'amore cosa accade in questa settimana, sia che tu abbia una connessione, sia che non ci sia ancora nessuna connessione. Vediamo, utilizziamo prima di tutto le carte degli oracoli dell'amore, settimana che va dal 5 all'11 agosto, per i miei ragazzi e i miei ragazzi del terzo mazzo di tarocchi. Flirt, ma già lo preannunciava nella stesa precedente, c'è un flirt in questa settimana. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Vedo che sei molto, gli altri ti stimeranno, ti apprezzeranno per un'energia gioiosa e giocosa che hai. C'è un flirt, vediamo un po' di che si tratta. Allora, aspettate, ok. Allora, vediamo, amore, settimana che va dal 5 all'11 agosto. Sotto questo cielo stellato di questa settimana. Allora, vediamo, amore. Eh beh sì, eh. Beh, la forza, l'asso dei denari, qua c'è un'opportunità, una persona che si vuole impegnare con te, cioè c'è un'opportunità, energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'asso di denari, la giustizia, l'asso di bastoni, l'otto di bastoni, sette di denari, Allora, per alcuni di voi ci sono opzioni, l'avevamo visto anche nella stesa precedente, Qua io vedo comunicazioni, asso di bastoni, asso di denari, ci sono due opzioni per alcune di voi e alcuni di voi. La giustizia mi parla proprio del tempismo giusto e della giustizia che entra in merito e ti dà una persona alla tua altezza qua. La giustizia, asso di denari, forte il segno della bilancia. Vediamo un po', vediamo un po'. Energia attuale, amore, la ruota, cambio. Arriva un cambiamento, cambio inaspettato. Vediamo di che natura è, al positivo,
Gli amanti, vedo... Questa è la settimana dell'amore e arriva un cambio amoroso. Al tuo positivo di amanti mi parla di una persona giusta per te, al tuo positivo, lo diceva anche la giustizia. Vediamo il blocco. 3 di coppe al blocco. Il 3 di coppe mi parla di diversione, divertimento. Forse non stai tanto d'animo. Questo è il senso, non stai tanto preparata o preparato. Vediamo che è successo qua. Il giudizio, 7 di spade. Sai perché non sei tanto preparata? Perché non ti fidi molto dell'altro. Anche su credenze inconsce sono, 7 di spade, mancanza di fiducia, ti sei resa conto che qualcuno ha mentito e quindi tu sei un po' ha mentito perché magari c'era un'altra persona in mezzo, o ha mentito e hai perso un po' la fiducia, un po' questa situazione qui. Però c'è un cambio inaspettato. Vediamo quindi che succede qua, prossimi 5-7 giorni, amore. L'eremita, il sole, il 4 di denari. Sì, qua c'è una persona, però tu stai un po' sulle tue. Allora, partiamo dalle ragazze singole, i ragazzi singolo. Ti vedo un po' sfiduciata, non vuoi tanto divertirti, aprirti, però arriva un cambio all'improvviso. Arriva qualcuno dalla tua parte in amore, mi spiego, c'è il sole, una bellissima energia di una persona ben predisposta nei tuoi confronti, a te ti vedo un po' prudente, tant'è che il 4 di denari mi parla della tua precauzione ad aprirti. Però c'è una persona, il sole, non sai se puoi fidarti, inizia tutto come un'amicizia, diciamo, però ha del potenziale per le ragazze singole, i ragazzi single. Per le ragazze e i ragazzi che hanno già una connessione, io qua vedo che c'è questa persona che è per te, che arriva per te. Tu non ti apri, non è che sei, non è un no questo, è un 4 di denari, cioè ti dai a poco, non ti apri tantissimo, perché forse sei un po' sfiduciata dal fatto che questa persona può avere altri pretendenti intorno o avere delle... o non sei tanto predisposta al gioco, predisposto a questo flirt, vorresti qualcos'altro. Vediamo questo 4 di denari, il diavolo. Qua c'è una persona che insiste. Allora, sai che ti dico, per alcuni di voi questa è una persona a cui piace moltissimo. Voi siete un po' così sulla difensiva perché pensate sia solo sessualità. Questo è. Allora, il senso qual è? Se la vostra natura vi spinge istintivamente verso qualcosa, chiedetevi sempre se a frenarvi è la vostra mente e quindi dei parametri di giudizio legati a un condizionamento, se si dovrebbe fare così, non si dovrebbe fare così, oppure è una vostra proprio reale propensione. Perché qua c'è una persona che insiste, che non può lasciarti andare, 4 di denari e il diavolo. Tu stai un po' sulla difensiva, pensi che sia solo sesso, diciamola così, ma tutto ciò che è umano è divino. Quindi siamo noi a dover cambiare la prospettiva. Quindi se la tua predisposizione, qua c'è il potenziale amoroso, gli amanti, quindi qua c'è una persona che ha del potenziale, tu non te ne accorgi tanto perché sei fatta, perché stai un po' sulla difensiva rispetto a dei condizionamenti di mancanza di fiducia esterna. Ok? Quella è la mancanza di fiducia in te. Se invece questa tua naturale propensione è proprio a non avere fiducia con quell'altro, ma stare un po' sulle tue, è un conto. Se invece ti rendi conto di avere delle remore relative a dei parametri, di condizionanti, di giudizio che stai mettendo, analizza bene questa cosa, anzi non analizzare, senti solo l'istinto e vai. Perché qua c'è un potenziale di diversione. Quando mettono il sole con il diavolo, mi parla di una persona che ha buone intenzioni e agli amanti al tuo positivo mi parla che c'è del potenziale, nonostante un po' di remore tue col 3 di coppe al blocco, che magari non ti sei fidata in passato perché o c'erano terze persone, ti ha raccontato bugie, qualcuno, o è la stessa persona. Quindi quando c'è il sole è un'energia che va a smorzare l'energia negativa del diavolo, che è un'energia di diversione, facciamo questo, facciamo quest'altro, divertiamoci, ma con energia di purezza del sole, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano, cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Sono cambi improvvisi che arrivano. Vediamo la ruota, quindi energia attuale in amore per i miei ragazzi e i miei ragazzi, il terzo mazzo. Tre di spade. Arriva un cambio dopo un dolore o dopo un no contact.
Vedo che state un po' sfiduciate o sfiduciati in amore. Vediamo gli amanti al positivo. Gli amanti, gli amanti. Allora, questa è una persona che ha del potenziale. Non vi fate prendere per i fondelli dalla mente razionale. Va bene? Le carte ci servono a vedere qual è il karma e che è la tua sfida rispetto alle paure e agli attaccamenti che hai. Quindi qua mi dice, gli amanti, quando battono la stessa carta di questo calibro, vuol dire che qua c'è del potenziale importante. Ok? Vediamo il 3 di coppe al negativo. Il 5 di denari. Tu non stai tanto d'animo perché hai paura di soffrire. Non stai tanto d'animo un po' così perché hai paura di soffrire, che magari... Insomma, è quello che già sappiamo, no? Allora, stiamo qua per sciogliere paure e attaccamenti. Quindi vediamo un po' che dobbiamo fare. Vabbè. 7 di spade, il giudizio passato. Il carro. 7 di denari. Qua io vedo che c'era un avanzamento che poi è stato bloccato. Cioè, avanzamento, blocco e ti ha dato insoddisfazione. O perché c'erano altre persone o perché questioni altro. Ti sei data conto che di qualcosa che ti ha fatto elaborare un dolore con una persona. Sì, c'è un po' di mancanza di fiducia. Vediamo questa eremita. Regina di coppe. Vedi, ci vai cauta, cauta. O cauto, cauto. Ci vai cauto, cauto. Cauta, cauta. Vediamo il sole. 4 di coppe. Ci vai cauta, cauta perché sei un po' demoralizzata o demoralizzato, un po' insoddisfatto così. Vediamo il 4 di denari. La regina di denari, diciamo che te la prendi con calma, va bene? Te la prendi con calma, ti fai corteggiare, sì, hai un po' di remore tue, però te la prendi con calma, ecco. Vediamo il diavolo. 10 denari, ma questo vuole tutto però. C'è una persona che vuole darti tutto incontro, tu te la prendi piano piano. Vediamo questo diavolo ancora, l'energia del diavolo nei tuoi confronti. Il re di coppe. Che ti ho detto? Vuole darti tutto e mi esce il re di coppe. Re e regina di coppe. Qua c'è una coppia di potere, che vuol dire che questa è una persona che ti fa lavorare sulla parte emozionale, ci si intende dal profilo emozionale e tu ti renderai conto che dando la possibilità a questa persona c'è il potenziale d'amore, nonostante un po' di tue remore. Sì. Sì, è così ragazzi, qua c'è il potenziale amoroso, c'è il potenziale giusto. Qua tu stai facendo un cambio rispetto alle ferite dell'anima. Allora sei un po' demotivata all'inizio, magari non accetti subito, però dopo vedo che sì. Perché qua c'è il potenziale amoroso, eh? Qua ci sono i segni d'acqua fortissimi, di terra, Vergine, il leone. Il sole sta uscendo in tutte le stese, il sole è la tappa del leone, cioè è proprio adesso agosto che si sbloccano tutte queste energie. Anche cancro. Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Per alcuni di voi siete più pragmatiche, questa persona è più intuitiva, più creativa, più empatica. Voi siete più pragmatiche, questa persona è più aperta emozionalmente, non che voi non lo siete più pragmatiche. Questa persona dice si rende conto delle vostre diversità e siete fatti l'una per l'altra, cioè c'è complementarietà. Sì. Cos'altro? Sto male senza di te. Infatti questa persona non vuole stare senza di te. Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Quindi qua abbiamo avuto un tormento, questa può essere sia la tua energia che l'energia di questa persona. Il tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Credo che sia relativo soprattutto a te.
Se non ti è risuonata come energia a specchio, cioè che parlavo di te ma parlavo all'altra persona, io credo che sia tu che poi ti lasci andare dopo il tuo tormento è finito, no? Cioè nel senso c'è un cambio del destino nella tua parte che ti porta ad affidarti, ok? Mm. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di queste. Fai uno sforzo. Questa persona si sforzerà nei tuoi confronti. Ma soprattutto questa carta, secondo me, da come vedo le energie, che qua c'è qualcuno più ritirato, io credo che sia tu, un po' più sulle sue, un po' più scocciata, più scocciato. Dice, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Qua c'è l'amore dalla tua parte ripetuto 2 volte, va bene? Ti dice, fai uno sforzo, questa persona lo farà, ma qua dice, dai una possibilità alla tua relazione. E qua dice anche lavora sulla coppia, ma la coppia in sé sono le tue emozioni, quelle sulle quali devi lavorare, no? Ok, ma vedo che qua poi c'è il rilascio, quindi va bene, ok. Vediamo l'ultima carta di queste. Eh sì, qua c'è, io vedo un grande rilascio, 10 denari, sarei molto contenta o contento in questa settimana, magari alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, perché qua vedo più carte un po' più di, no? Un po' più vado piano piano. Ok, felicissima, il 10 denari è tutto, tutto. Cos'altro ti dice questo oracolo? Essere imparziali, orfani, sì, pace. Se è una persona quindi che già conosci, qua si prende la scelta giusta, essere imparziali come se fosse la giustizia. C'è una situazione di tristezza, orfani, che mi parla di una pacificazione che avviene, lo vedevamo anche qua. Se è una persona nuova, io vedo che da una sensazione in cui tu stai cercando di fare la cosa giusta per te stessa, andandoci cauta o per te stesso, qua ti lascia andare a qualcosa di bello, la pace, 2 volte gli amanti, ragazze mie. Ok? Mi dicono che è una relazione che ne vale la pena. Se per alcuni di voi non è in questa settimana, sarà la prossima, perché qua mi capitano le carte di rilascio come carte finali, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie ragazzi, che dirvi, faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!